Vuoi un FC25 davvero realistico? In questo video ti mostro le migliori mod che uso, cosa cambiano e l'ordine giusto per farle funzionare correttamente. Partiamo subito. Assicurati di avere Mod Manager e di tenere Steam offline con gli aggiornamenti automatici disattivati. Se ti serve, spiego tutto nel video Installazioni in 6 minuti. Trovi il link in descrizione. Ho già importato le mod, così andiamo dritti alla spiegazione. Partiamo da Pfeiffer Realism Mod. È la base di tutto. Rende risultati, calendari e infortuni più realistici. Sistema valori e stipendi, aggiunge licenze e grafiche, migliora reti e l'audio dello stadio. Real Face Customizer. Cambia capelli e barba anche ai volti reali, direttamente dall'editor del gioco. High Level of Detail. Più dettaglio grafico su stadi e modelli. Disable Grass Color Changes. Blocca le variazioni di colore dell'erba. Overlay TV e scoreboard italiani. Disable New Kit Fonts. Attivalo se usi kit font di RoadKits per evitare conflitti con i font di Pfeiffer. RoadKits New Season 25-26. Pot FC25 verso FC26. Trasferimenti aggiornati, calendari ideali, tanti kit 25-26, font e palloni dedicati. È compatibile con Pfeiffer. In più, Career Start On 2025 per avviare subito la carriera 2025-26 e il Kit Expansion, gratuito con ulteriori divise e accessori. Chiarica. Career Mode Overhaul per una carriera più difficile e realistica. Mercato e stipendi più logici, crescita giocatori più credibile, scouting giovani meno OP, obiettivi e premi ribilanciati, più coerenza su incassi, affluenza e premi individuali. Ant James, modo di gameplay rifinita. Differenze nette tra i profili dei giocatori, IA più intelligente e aggressiva, passaggi e contrasti rivisti. Puoi usarla plug and play o personalizzare con preset e centinaia di opzioni. E Sim Camera per un'inquadratura televisiva più realistica, indicatori del giocatore più puliti, set pieces dedicati e tours real, con colori del campo più naturali. Nota compatibilità, aggiornamenti di gioco. Le mod sono fatte per uno specifico aggiornamento del gioco. Qui sto usando aggiornamento 19. Se aggiorni, molte mod risulteranno non compatibili. Tieni Steam o app offline e disattiva gli aggiornamenti automatici, così non devi reinstallare tutto a ogni patch. Magari perdi qualche piccolo fix o volto recente, ma il gameplay resta a posto. Nel Mod Manager, una mod incompatibile mostra l'icona di avviso e la scritta Not Compatible. Non applicarla finché il mod non l'aggiorna. Vantaggio extra: restando sull'aggiornamento per cui hai scaricato le mod, di solito puoi continuare a usarle senza dover rinnovare subito eventuali abbonamenti. Se invece vuoi trovare la stessa mod che uso nel video, apri la cartella dove l'hai scaricata e usa la casella di ricerca in alto a destra di Esplora File. Digita il nome della mod, seleziona l'archivio trovato e poi torna su Import Mod per importarla. Passiamo a mettere le mod nell'ordine giusto. Le applico spostandole da sinistra a destra con il pulsante Apply Mod. Nella colonna di destra le dispongo dall'alto verso il basso così. Le prime mod sono quelle di Pfeiffer. Chiarica Mod, che va messo in basso. RoadKits, prima New Season Kit Expansion. Disable New Kit Fonts. Attivalo qui se usi RoadKits per evitare conflitti di font. Poi Career Start 2025. Subito sotto le mod secondarie di Pfeiffer. Ora le mod gameplay di Ant James. Add-on di compatibilità reti per Ant subito sotto il gameplay. E per finire mettiamo in fondo le mod di eSIM per la camera realistica. Prendi lo Scode file dalla cartella della mod, in questo caso RoadKits, e copialo in AppData Local FC25 Settings. Per un avvio pulito, pulisci la cartella Temp, elimina Mod Data nella directory del gioco. Video tutorial in descrizione. Adesso possiamo aprire il gioco. Ricordatevi sempre di farlo partire dal Mod Manager. Se la prima volta che schiacciate Launch Game il gioco non dovesse partire come vi mostro in video, vi basterà ripetere l'operazione. Ogni volta che entri nel gioco dovrai caricare le squad file per non avere problemi con le divise. Nel menu vai su Impostazioni, Profilo, Carica rose e seleziona quello appena copiato. Adesso possiamo iniziare la nostra carriera allenatore. Da qui potete vedere che sono già stati aggiunti molti allenatori della nuova stagione, ma può capitare che qualche allenatore non abbia ancora la faccia aggiornata, anche se è presente nella mod. Più avanti vi spiego come andrò a sistemarlo. Qui potete vedere che le nuove divise del Parma
sono state aggiornate. Non tutte le maglie sono aggiornate. La lista completa viene fornita dal modder sul loro Discord. La mod inserirà automaticamente uno stadio coerente con quello reale della squadra, se la squadra non ha uno stadio con licenza, e verrà già cambiato il nome. Ora passiamo alle impostazioni di gioco. Qui è fondamentale fare attenzione ad alcuni settaggi. In partita vi consiglio di mettere la difficoltà leggenda, perché lo stile di gioco delle squadre varia di più rispetto a estrema. Il resto potete deciderlo voi. In impostazioni simulazione è importante mettere personalizzato e impostare no sia su vento che su meteo. Poi scendiamo in basso fino a piazzamento difesa e impostiamolo su 49 sia per CPU che per utente. È importante per far funzionare correttamente le mod di gameplay. Andiamo su cursori CPU. Qui potete selezionare personalizzato e lasciare tutto su 50 per avere un gameplay più fedele alla mod. Può però risultare che cambi poco il modo in cui giocano le squadre. In alternativa, se impostate tattico, come faccio io in questo caso, la variazione si nota di più. Da qui in poi le altre impostazioni sono a vostra scelta. Possiamo anche vedere che le squadre qualificate per le competizioni europee sono state aggiornate. Ok, adesso possiamo iniziare davvero la carriera. Per prima cosa sistemo la faccia del mister. In questo esempio ho scelto il Parma di Carlo Cuesta. Come si può vedere, non è la sua faccia. Io userò FC Live Editor per sistemarla. Non spiegherò il procedimento qui perché voglio dedicargli un video a parte, ma vi faccio vedere il risultato. Nel menu carriera vi mostro rapidamente qualche cambiamento. Il costo degli scout giovani è aumentato. Una cosa utile: se scegliete la tattica della vostra squadra, quando andrete a assumere un preparatore troverete più facilmente profili specializzati sulla vostra tattica. Anche il costo dei preparatori è aumentato. Il valore dei giocatori è stato ricalibrato con prezzi e stipendi più realistici. Il calendario è stato adattato a quello reale della stagione attuale. Ora simuliamo fino alla prima di campionato per farvi vedere il gameplay. Prima di iniziare la partita andiamo su Personalizza. Come nel video, impostazioni di gioco. Qui potete mettere no su modalità competitiva e sì su difficoltà, in base al giocatore. Quando sarete in partita, se avete la mod eSIM, potete settare la camera su televisiva, poi scegliere personalizzata e regolare altezza e zoom a piacere. Ora vi faccio un breve montaggio di clip di gameplay per farvi un'idea delle mod. Con questo è tutto, scrivetemi nei commenti se avete domande o dubbi, lasciate un like e iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video!